Ciao a tutti, ecco la seconda parte che vi avevo promesso. In realtà questa seconda parte non è proprio sullo Yoido Park, è sull'Hangan Park, quindi il parco lunghissimo che si estende sulla riva del fiume Han. E quindi in questa seconda parte vi parlerò di un'altra zona, la zona del ponte di Bampo. Nella zona del ponte di Bampo, sull'Han River, ci sono moltissimi eventi. Per arrivarci potete prendere la metropolitana e scendere alla fermata di Seoul Bus Terminal. Nel caso volete farvi una passeggiata, potete anche scendere alla sezione metro di Dongjak, uscita 1. Durante il weekend ci sono vari eventi, ci possono essere anche eventi di fitness, quindi vedrete tantissimi coreani comunque nel weekend che campeggiano nella zona del Bampo Bridge. Ovviamente tantissime coppie, anche perché la zona del ponte di Bampo di sera, sia per il fatto che ci sono queste 3 isole galleggianti, sia perché a fianco c'è la fontana colorata, è una zona perfetta per gli appuntamenti. Io ci sono andata varie volte, sia di giorno che di sera. Di sera, e parlo dell'estate, poi non lo so, ci sono i vari stand, molti stand col cibo e con le bibite ovviamente, la musica e tutti in fila per prendersi qualche cosa da mangiare, io compresa, e quella sera in particolare avevo preso un buonissimo spiedino di barbecue di polpo, favoloso. Anche sulle 3 isole galleggianti d'estate ci sono vari eventi, io c'ero andata che c'era una mini festa con un DJ, ci sono vari stand dove puoi comprare delle cose luminose, bellissime, e ci sono anche delle specie di canotti, diciamo, non sono in realtà canotti, sono tipo barchette gonfiabili, dove puoi farti un giro lì nei dintorni ovviamente. Però lo spettacolo della fontana colorata, che non è altro che getti di acqua che partono da un lato del ponte di Bampo e vengono illuminati da LED, è meglio che guardate sui vari siti per gli orari. L'ultima volta che c'ero andata, per esempio, non c'è stato assolutamente nessuno show. Infatti era pieno di gente, tutti che aspettavamo, niente. Non so se il motivo è stato quello inaspettato di un'alta marea super improvvisa. Io quella volta ero con un ragazzo e dovevamo decidere dove sederci, ci sono varie gradinate, c'era anche un rialzo diciamo centrale, circolare, tipo una specie di palco. Abbiamo camminato proprio sul bordo del fiume, ma francamente io il fiume così alto non l'avevo mai visto, cioè avevo dei dubbi, mi sembrava un po' troppo alto, quindi non mi sono voluta sedere vicino, mi sono voluta sedere sulla gradinata più alta e ho fatto troppo bene. Mentre ormai le gradinate erano strapiene perché tutti si aspettavano appunto questo inizio dello show della Fontana Colorata, tutti quanti, tutto il resto della gente si è distribuito con le loro copertine, mangiare, mini radioline, tutto quanto, proprio sullo spiazzale al cui centro c'era questa piattaforma. E all'improvviso, ma veramente all'improvviso, è salita tutta l'acqua dal fiume. Cioè c'era l'alta marea, io sta cosa non l'avrei mai immaginata. Sono stati sommersi.
Tutti a raccattare la loro roba in fretta e furia e a salire oltre le gradinate che ormai erano piene e si sono piazzati evidentemente sul prato alle spalle. Il problema, e anche qui lo avevo presagito, è che quella famosa piattaforma nel centro dove c'era altrettanta gente, essendo che la marea continuava a salire, sarebbe diventata un'isola. E così è stato. Alla fine è rimasta solo una coppia in piedi, completamente circondata dall'acqua, indecisa sul da farsi, perché avevano ovviamente paura di rimanere sommersi anche loro, nonostante fossero sulla piattaforma. E finalmente, fra gli applausi di tutta la folla che li stava guardando, ovviamente, il ragazzo si è tolto le scarpe, si è tirato su i pantaloni, si è preso la sua ragazza sulle spalle, è entrato nell'acqua e l'ha portata a riva. Una classica scena da dramma coreano, sarebbe stata favolosa se non che io avevo già visto che secondo me la ragazza ci ha messo mezz'ora come minimo per convincerlo a farlo. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. E se andate a Seoul vi consiglio caldamente di visitare la riva del fiume Han fra lo Yeouido Park e il Bampo Hangang Park. Ricordate di mettere un like e di iscrivervi al mio canale. Ciao!